Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi parliamo di un ortaggio particolarmente curioso nell'orto ed è la cucurbita pepo, varietà patissoniana, chiamata anche UFO o zucchina stella bianca. È veramente molto curiosa. Mi piace molto questo modo di chiamarla, un po' zucchina UFO, perché effettivamente i suoi frutti ricordano un po' un disco volante. Adesso logicamente non è che parliamo di astronomia, parliamo di mondi sconosciuti, però è sempre bello nell'orto portare, almeno a me piace, portare nell'orto un qualcosa che sia un po' curioso, un po' particolare. Io spesso mi confronto con persone che sono abbastanza inquadrate nella loro linea, in cui ad esempio nell'orto coltivano gli ortaggi più classici e probabilmente anche si rendono anche la vita un po' più facile. Invece io tendo sempre a rendermi la vita un pochettino più complicata, portando a volte in giardino, non solo nell'orto ma anche nei fiori, nelle piante che coltivo qui nel giardino, delle varietà che magari sono un po' particolari, sono anche magari un po' più di difficile coltivazione. Questa zucchina non è una zucchina difficile da coltivare, è anche abbastanza semplice, però a me piace tantissimo un po' la particolarità anche di alcuni ortaggi, quindi quest'anno invece di scegliere le classiche zucchine lunghe, quelle che ci portiamo comunemente in tavola, io ho deciso di portare due piante di zucchina, di cucurbita pepo, proprio per provare quest'anno questi ortaggi. Li abbiamo assaggiati, hanno un sapore un po' più delicato di quello della zucchina classica, quindi un po' meno deciso. Già la zucchina di per sé è un ortaggio che non ha un grande gusto, quando noi lo cuciniamo, lo portiamo in tavola, sovente bisogna condirlo e dargli un pochettino di sapore. Questo, essendo un ortaggio un po' più delicato ancora di sapore, se non lo si condisce in un certo modo, magari con una buona dose di sale o mettendo delle spezie eccetera, effettivamente il gusto un po' si perde. Questo l'abbiamo anche visto in uno dei video precedenti di Appuntamento in Giardino di 2 anni fa, quando avevo parlato della zucca spaghetti. Dopo metterò magari il link al di sotto anche della zucca spaghetti, che è un altro ortaggio particolarmente curioso. Quindi adesso andiamo a vedere la cucurbita pepo con questo frutto in maturazione, che è veramente molto ma molto interessante sia come forma e anche come colore, perché è di un bianco bellissimo e candido. Ecco qui questo ortaggio meraviglioso, la cucurbita pepo varietà patissoniana, chiamata anche UFO stella bianca. Potete vedere che ha una forma veramente molto particolare, la grandezza è quella di una mano. Io questa qui la raccoglierò adesso per poterla poi mangiare oggi a mezzogiorno, magari la cuciniamo. La stacco dal picciolo, eccola qui, guardate che bellissima forma, questa zucchina molto divertente anche come aspetto, e mi piace tantissimo perché è proprio bianca e candida, sembra praticamente un fiore, anche la forma un po' di sembra quasi un girasole bianco, diciamo, con un disco centrale e tanti petali poi nella parte esterna. Può ricordare anche un bellissimo fiore qui nell'orto. Questa è una zucchina, come dicevo, non tanto saporita, però se vogliamo portare qualcosa in giardino che sia un po' divertente e anche curioso, effettivamente è proprio un ortaggio fantastico, meraviglioso. Questo ortaggio si presenta anche abbastanza pesante, perché peserà penso un 300 grammi, 400 grammi, è anche abbastanza pesante, quindi pieno. Andrà poi portato in cucina, una lavata veloce, perché è anche abbastanza duro, compatto, quindi lo si può lavare facilmente, portare poi in tavola, tagliare a fettine e preparare una buonissima pietanza con questo simpatico ortaggio. Bene, dopo aver raccolto la zucchina che porterò in tavola a mezzogiorno, ecco la pianta della cucurbita pepo. Questa zucchina, che in maniera differente da quella classica, ha delle foglie che sono un pochettino più piccole, non è molto ingombrante, logicamente vedete che il suo sviluppo è anche abbastanza notevole, però facendola arrampicare si può anche contenere un pochettino la pianta, e questo ci permette di poter coltivare qualcos'altro magari attorno alla nostra pianta di zucchina. La zucchina classica, quella con la fruttificazione più lunga, ha delle foglie che sono molto più grandi.
E quindi questo che cosa vuol dire? Che se non la tiriamo un po' su dal terreno, logicamente occuperà un grande spazio, quindi quando mettiamo le zucchine in primavera nel nostro orto cerchiamo di riservare a loro un angolo preciso, oppure cerchiamo di contenerle un pochettino, altrimenti veramente lo spazio occupato sarà notevole. Quella classica probabilmente produce molte più zucchine. Questa è un esperimento, quest'anno è la prima volta che la coltivo, vedo che fatica un pochettino a produrre le zucchine da raccogliere, però adesso che la temperatura è veramente notevole, ci sono già 1, 2 e qualche altra zucchina in formazione, quindi è partita adesso. Io queste piante le ho sistemate comunque un po' in ritardo, quindi sono un po' in ritardo anche con la raccolta. Credo che una buona raccolta da queste zucchine la otterrò poi nelle prime settimane di settembre. Le zucchine possono essere raccolte anche nel mese di ottobre se la temperatura lo permette, perché sono piante che vogliono un clima caldo, non particolarmente caldissimo, più che altro un clima temperato caldo, e questo vuol dire un clima che sia adatto anche a non far sviluppare sulle foglie una malattia fungina. Qui potete vedere che ci sono delle foglie che sono bianche, questa qui è veramente bianchissima, andranno eliminate, e questo è un problema di umidità e di forte calore. Nei mesi primaverili, come abbiamo visto anche in appuntamento in giardino, mi ero quasi arreso qua nell'orto tra lumache e pioggia continua. Che cosa è successo? È successo che il terreno si è veramente impregnato tantissimo di acqua, e poi con l'arrivo del calore questa umidità del terreno ha sviluppato un'umidità pazzesca, e l'umidità che esce fuori dal terreno crea appunto un problema proprio di malattia fungina sulle foglie delle nostre zucchine, che se non le solleviamo un pochettino, le teniamo proprio sul terreno, la ricevono veramente in pieno, e questa umidità vedete che dà proprio un problema sulle foglie. Queste foglie possono essere eliminate, tanto la pianta ne produce altre. Possiamo intervenire, se vediamo, soprattutto come prevenzione per quello che riguarda l'oidio, con dell'acqua in cui mettiamo all'interno un cucchiaio di bicarbonato e poi vaporizzato sulle piante. Questa come prevenzione. Quando la malattia è in atto, quello che possiamo fare è cercare di eliminare un po' le foglie colpite. Qualcuna sta cominciando pian piano anche a macchiarsi qui nella parte più bassa, perché queste più alte sono sane, e quindi qui dovrò intervenire magari con una spruzzatura, così per prevenire l'oidio sulle foglie di nuova formazione. È una pianta che fa un sacco di fiori, i fiori sono commestibili nelle zucchine, possiamo raccoglierli, soprattutto i fiori maschili, che li distinguiamo da quelli femminili perché sono su questo peduncolo molto allungato. E facciamo attenzione a non raccoglierli tutti, perché se ci sbagliamo a raccogliere maschile e femminile, poi alla fine ci perdiamo magari quelli femminili che portano i nostri buonissimi ortaggi. Le zucchine sono piante molto facili da coltivare in orto, vogliono un terreno di medio impasto, quindi un terreno che sia comunque organico, magari all'impianto con una buona concimazione che può essere fatta con il compost, se lo produciamo, oppure con dello stallatico pellettato, che fornisce a questa pianta un buon nutriente per svilupparsi, perché sono piante anche abbastanza voraci per quello che riguarda le sostanze che trovano sul terreno. Le bagnature delle zucchine in orto devono essere frequenti, non dobbiamo bagnare tantissimo la pianta della zucchina, perché è una pianta che sopporta anche un terreno leggermente asciutto, umido asciutto diciamo, quindi bagnature frequenti, cercando di mantenere il terreno sempre abbastanza umido, ma mai impregnato completamente di acqua, perché in quel modo si richiamano un sacco di lumache, e in quel modo, se fa particolarmente caldo, quest'acqua poi evapora anche dal terreno, creando tutte queste macchie bianche sulle foglie. Le zucchine sono piante striscianti, quindi dobbiamo farle arrampicare su dei supporti per sollevarle dal terreno, e in più sono anche piante che tendono a produrre delle ramificazioni che poi si biforcano, e quindi con tante biforcazioni. Questo che cosa crea nella pianta? Un dispendio un po' di energia, perché deve cercare di idratare e portare avanti tutte le biforcazioni che crea. Quindi quando mettiamo la pianta di zucchina nel nostro orto facciamola crescere, e poi scegliamo i rami principali da fare sviluppare, togliamo quelli secondari. Io avevo lasciato tutte le varie partenze sulla pianta, e vedevo che faticava anche a produrre dei fiori, perché aveva tante foglie da produrre e tante biforcazioni da mantenere. Io ho eliminato, ho lasciato soltanto questa parte che cresce, non ha ancora biforcazioni, forse ne sta creando una qui nella cima, e ne ha un'altra là sotto, quindi due biforcazioni, ramificazioni di questa pianta, in modo da far sì che la pianta non abbia questo dispendio di energia
per cercare di mantenere un sacco di roba, ma cercando di mantenere e far arrivare alla fioritura questi due rami principali. Logicamente non dobbiamo lasciarne uno solo, possiamo lasciarne due, anche tre, però cerchiamo di controllare un pochettino la nostra pianta di zucchina, anche per una questione di spazio nell'orto. Se abbiamo un orticello molto piccolo, se la lasciamo andare come lei vuole, veramente diventa un qualcosa di gigantesco. A volte, soprattutto nella zucchina classica, quella allungata, anche piante che non sono state potate, diciamo, riescono comunque a farci portare in tavola un buon numero di zucchine da mangiare, che tra l'altro sono ortaggi che è vero che non hanno tantissimo sapore, però hanno anche tanto potassio e questo fa molto bene al nostro organismo. La semina in campo delle zucchine deve essere fatto, diciamo, da maggio in poi, perché il clima deve essere giusto, sono piante di clima temperato caldo, quindi hanno bisogno di calore per potersi sviluppare e arrivare poi a creare le nostre zucchine. Se vogliamo seminare invece con un po' di anticipo, all'interno di una serra possiamo già farlo ad aprile e anche a fine marzo, possiamo già cominciare a seminare e poi portare in campo le nostre piantine. Il trapianto andrà fatto poi nel mese di maggio, quando le temperature si sono un po' sistemate. Adesso ultimamente purtroppo un po' il clima è cambiato, quindi qui almeno nella zona occidentale del Piemonte il caldo, qui dove abito io nella zona della Valpellice, il caldo non arriva più nei primi di maggio, quando mi si consigliava sempre di piantare già i pomodori. Io ho aspettato metà maggio, fine maggio a mettere i pomodori, perché purtroppo c'era un clima che non era assolutamente adatto a piante che richiedono un pochettino di calore. Quando le mettiamo poi le nostre zucchine, magari vogliamo coltivarne un bel po', il sesto d'impianto, ovvero la distanza tra una pianta e l'altra, deve essere di almeno 1 metro, perché sono piante, come ho detto, che occupano tantissimo spazio. Almeno 1 metro sulle file e almeno 1 metro tra una fila e l'altra, proprio per dare la possibilità a queste piante di svilupparsi bene, ma soprattutto per tenerle anche leggermente distanziate, perché il contatto di foglie con un'altra pianta di zucchina, se hanno la malattia dell'oidio, può trasmettere poi di pianta in pianta questo tipo di malattia. Quindi una buona distanza tra una pianta e l'altra garantisce anche una pianta sana che riesce a produrre un bel po' di buonissime zucchine. L'esposizione della zucchina naturalmente sarà al sole, queste sono piante che vogliono il sole e il sole fa sì che si asciughi anche la rugiada che si forma poi di primo mattino sulle foglie, in modo che le foglie siano assolutamente asciutte. Quindi quando bagniamo le nostre zucchine ricordiamoci sempre di bagnarle poi alla base, cercando di non bagnare le foglie. Purtroppo ci penseranno poi le piogge quando arrivano a tenere tutto un po' più umido, però noi durante le irrigazioni cerchiamo di bagnare sempre al piede della pianta e così manteniamo le foglie, cerchiamo di mantenerle il più sano possibile. Questa è l'altra zucchina UFO che ho, la Pepo. Come l'altra che abbiamo visto, questa qui ha patito un pochettino di più, perché questa è una zona, come potete vedere, che rimane nella base soprattutto ancora in ombra, perché ho i fichi e quindi andrà poi, diventerà una zona soleggiata verso mezzogiorno. È molto particolare questa cosa perché è molto vicina all'altra, ma lì il sole arriva subito, già di primo mattino, poi i fichi invece in questa zona qui mettono abbastanza ombra. Poi devo cercare di contenere un pochettino i fichi perché li ho lasciati andare proprio come volevano, con le crescite anche basali di nuove piantine eccetera, e quindi dovrò fare veramente un grande lavoro poi quest'autunno. Questa è una zucchina che ha patito due cose: ha patito l'attacco delle lumache rispetto all'altra perché è più soleggiata, le lumache lì sono andate un po' meno, qui invece, visto che la base rimane all'ombra fino a mezzogiorno, qui veramente si sono fatte le tane, si sono nascoste sotto la pianta di melissa, le foglie della zucchina creano ombra, quindi sotto rimane una zona adatta per sostare per quello che riguarda le lumache. Anche durante le ore del mattino, diciamo anche verso mezzogiorno, ho trovato delle lumache nascoste sotto le foglie, quindi adesso sono partito con un nuovo modo di eliminazione delle lumache, che è quella della raccolta, non dico notturna ma serale. Per 2 o 3 giorni sono sceso in giardino alle 9:30 e 10 di sera per fare la raccolta manuale delle lumache e ne ho trovate veramente tante. In 2 giorni ne ho raccolte 200, quindi immaginate veramente quest'anno quante lumache ho qui nel giardino. Quindi questa pianta ha patito l'attacco delle lumache che l'hanno danneggiata, quindi mangiando i rami principali si è biforcata tantissimo, ha creato un sacco di rami e rametti, qui ne ho 1, 2, 3 che devo eliminare per cercare di dare spazio a quelli principali, che sono per farli diventare più produttivi. E poi ha patito anche il fatto che, nonostante vicino alla serra, questa parte qua del terreno
accanto alla serra non è stato concimato, però la pianta, quando ho visto che si sviluppava bene, probabilmente ha sviluppato poi anche delle buone radici che sono andate a cercare nutriente proprio nella zona dove io ho concimato con il compost, che è all'interno della serra, quindi probabilmente si è spostata un po' in quella direzione con le radici e ha trovato quello che gli serviva. Però vedete che anche senza una concimazione, magari per una dimenticanza, la pianta si sviluppa bene. Se non fosse stato per le lumache, questa pianta avrebbe già avuto degli ortaggi da raccogliere. Eccomi qua, arrivato alla fine di questo video dedicato alla zucca UFO. Spero che sia un buon consiglio questo di coltivare anche una zucchina che è diversa da quella classica, magari abbinata insieme a quelle classiche, proprio per dare un pochettino di stimolo anche al giardino e all'orto, soprattutto perché l'orto, c'è un detto che dice l'orto vuole l'uomo morto, è un posto in cui veramente c'è tanto da fare nell'orto, tanto da seguire, tanto da bagnare, tanto da potare, tanto da tagliare e nella migliore delle ipotesi tanto da raccogliere. Quindi portare un qualcosa che può essere magari un po' divertente anche, che alla vista ci crea un senso un po' di soddisfazione, di divertimento, e soprattutto può cercare di rendere un po' leggero questo lavoro, che poi non è un lavoro, è veramente una passione, perché dedicarsi al giardino probabilmente è una di quelle cose che ci avvicina di più alla natura, anche perché cerchiamo di capirla per ottenere delle cose che ci fanno bene, come gli ortaggi che ci portiamo in tavola. Ciao a tutti e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao! Adesso vado a cucinarmi la mia zucchina, così vediamo come riuscire a renderla molto saporita, magari con delle spezie indiane o marocchine. A me piace tantissimo sperimentare in cucina ogni sorta di cibo, soprattutto anche quelli provenienti da altri paesi, e quindi vediamo come rendere il piatto con questa zucchina veramente molto interessante per pranzo. Ciao a tutti e grazie!